Ok, bentornati ragazzi in un nuovo video degli Horizons post estate. Se l'anno scorso il nostro amico Matteo Berto Prospector ci ha accompagnato nel Far West piemontese alla ricerca del minerale prezioso per eccellenza, indubbiamente l'oro, quest'anno torniamo da lui sempre in Piemonte ma in una versione un pochino più orientale e andiamo a cercare un minerale prezioso che è ancora più prezioso dell'oro. Per riprendere un po' il video dell'anno scorso, siete pronti ragazzi? Sì, signor capitano. Non ho sentito bene. Sì, signor capitano. Oh! Cerchiamo le giade, pranziamo, cerchiamo le gemme e poi torniamo a casa. Vi elenco brevemente la giornata di oggi come, diciamo, il modus operandi. Stamattina andiamo giù in Greto per cercare i ciottoli di giada, mentre oggi pomeriggio useremo un'altra tecnica sempre per cercare le giadeiti, ma anche altri minerali grezzi. E rispetto alla scorsa volta siamo andati a cercare l'oro, oggi è un'escursione un po' diversa, chiaramente. Forse l'oro anche è più affabile anche per coloro i quali proprio non sanno assolutamente niente, vedono la pagliuzza e dicono caspita, quella assomiglia al mio anello, no? La giada invece è un qualcosa, un oggetto che secondo me è addirittura più prezioso dell'oro, però meno appariscente. In Cina c'è un aspetto tradizionale sulla giada molto forte, sicuramente perché è un oggetto già usato da millenni, già dalle dinastie prima di Cristo. In Italia in realtà sono degli oggetti che sono stati scoperti di recente. Quindi diciamo gli studi principalmente sono anni 90-2000, però in realtà ci sono fonti anche inizio Novecento e soprattutto è stato trovato in giro per l'Europa nelle varie tombe neolitiche, sotto forma di accette e taglienti. Nel momento in cui scoprirono un po' i metalli venne sostituito in pochissimo tempo, rimase però utilizzo cerimoniale. C'è un'infinità di pietre. I ciottoli di giada che noi troveremo sono proprio qua, cioè all'interno di questo ambiente. La giada ha proprio una sua morfologia esterna, ha un arrotondamento proprio suo e anche un suo colore biancastro di nuovo particolare. Questo ciottolo grande è composto, masso si può anche chiamare, da diversi minerali. Il minerale verde con questo colore, vedete, molto intenso, è il nostro obiettivo. La giada è un termine commerciale e racchiude all'interno molte rocce di color verde, con dentro a loro volta molti minerali diversi. La giada caratterizzata da giadeite è di elevato pregio, ma ci sono anche altre giade, come in questo caso la giada onfacite, è di minor pregio. E facciamo una passeggiata scendendo. Si dia il via alla caccia. Vamos! Questa è una serpentinite, ok? Questa sì. Quella potrebbe già essere ragionata come una giada onfacite. Sappiate però che queste rocce fatte così, qua in questo fiume c'è una valanga. Questo ciondolo che esempio io qua è tutto verde. Io vorrei che trovassimo dei ciottoli quasi completamente verdi, che se quello di nuovo metagabbro. Voglio farti notare come il verde acido tende a spegnersi in maniera meno netta sui lati, ok? Per invece mettere in evidenza un azzurro più generalizzato. Probabilmente non è una giada perché vedi che è un verde pistacchio. Però esatto, Però era un verde strano. E poi è bellina. Questo peccato che è troppo grosso, perché potrebbe già essere considerabile un campione bello. Ecco, vedi che c'è del rosa di fondo. Sì. Si chiama zoisite. È proprio un minerale correlato alla presenza della giada tipologia arlecchino. Come ci spiegava prima Matteo, la giornata di oggi non sarà come quella che abbiamo fatto l'anno scorso con l'oro, quindi non ci saranno chissà quante movimentazioni di terra e ghiaia, sarà solo più che altro una fase di ricerca. È più una caccia al tesoro. Esatto. Molto bello. Sì, questo possiamo prenderlo. Sì, questo va bene. Hai avuto molto occhio. Bravo! Questo è un cristallo isolato di onfacite, come quello che finora stiamo trovando, ma è isolato.
Da questo ci esce già fuori un bel gioiello. E continui a trovarle, eh? Lo tiro. È come la pesca in Brasile. Continuo a tirare su pesci. Guarda questa. Not bad. Vediamo se Ci metti molto di più a lavorarlo che a estrarlo. Ah, che bello quello. Che bell'occhio che hai avuto. Questa porzione qua, soprattutto sopra, è una bella porzione lavorabile. Questa sarà una giada? Secondo me no. Cioè, non va bene. Sì. Brava, sì. Grazie. È una giada arlecchina, infatti vedi che qua c'è dell'azzurro, non c'è più il bianco. Questa è una Top, giada. finalmente. Brava. E poi c'è questa che spero si possa salvare, ma dubito che è linea con le altre che ho preso queste. Bene, sì. Bisogna ritagliarle un po' perché vedi che comunque una buona parte è inutile. Cerca finita, adesso andiamo a vedere tutto il campionario, scegliere cosa tenere e cosa no, e poi magari in un prossimo video torneremo da Matteo per lavorare quello che abbiamo trovato. Spoiler. Spoiler alert. Spoiler alert. Abbiamo fatto una tecnica che si chiama hand picking. Hand picking vuol dire che tu vai lungo un fiume camminando e prendi solo le pietre che ti piacciono. Oggi pomeriggio invece faremo il gem sieving, cioè utilizzare il setaccio, il sieve, per cercare le gemme, che di solito hanno questa dimensione qua. E la prima cosa che si fa è segarle, ok? Quindi quando si sega si parte dagli angoli. Quindi da questo, immaginate che era un esterno di un ciottolo, segato e lucidato viene così, fuori più biancastro e dentro il colore più vivido. Le rocce si tagliano a fette partendo dagli angoli, dagli spigoli, perché ci metti meno, ti dà meno lavoro, c'è meno usura, ma poi inizi a capire se vale veramente la pena tagliarlo a metà o tagliarlo a fette un po' più continuative. Poi banalmente si possono fare dei ciondoli molto semplici, delle forme molto semplici. Quindi si parte dal ciottolo per fare degli assaggi, per arrivare alla fetta, per arrivare all'oggetto preformato, dopodiché si lavora fino a renderlo un oggetto finito. Chiaramente si possono fare anche oggetti da collezionismo, si può fare ad esempio una poggiatazzina, si possono fare delle prove di lucidatura dove si vedono che alcune parti rimangono brutte, vedi qua questi pezzi bianchi, queste fratture. In realtà ci sono molti alti grezzi che tra poco andiamo a cercare al fiume. Mi sono sistemato una collezioncina di minerali grezzi, alcuni sono alluvionali come questi granati qui, oppure questi zirconi. Questi qua sono tutti del Messico, mentre questi zirconi sono zirconi italiani. Abbiamo un quarzo e abbiamo un topazio. Questo dico un topazio, ma tende a essere verso la varietà imperiale, quella un po' più aranciata. Non fatevi indurre in errore, questo non è un topazio imperiale ma è un quarzo citrino. Poi abbiamo della punzite, un'acquamarina, una apatite, un vetro comune, un'olivina, tormalina e un cromodiopside. Voglio insegnarvi un attimo come si cercano con diversi strumenti molto semplici. Alcuni di questi li avete già visti l'anno scorso per la ricerca dell'oro, perché sono dei semplici setacci per la ricerca dell'oro. Questi sono la moda indonesiana, Sri Lanka, quindi paesi asiatici. Questi sono la moda americana. Sì, no, è vero. La metto dentro, circa 3 palettate, poi inizio a fare questo movimento. Inizio a spostare con le mani questa parte dei sedimenti più esterni. Questo sedimento lo devo vagliare, questo sedimento li scatto. Tutto quello che trovo bello lo metto da parte, lo si mette in centro, così. Vedi che qua c'è un alone di rosso, quindi i granati troviamo qua, sono tutti questi qua rossi e arancioni. Dove sono i granati? Sono piccoli stavolta qua, non vi dico di no, ma tipo questo è tutto il granato. Quella di Simone ovviamente è quella più piena, Ovviamente. perché è l'esperto. Io spero che vi siete divertiti, spero che abbiate imparato qualcosa. Di già ne abbiamo trovata, direi che siamo soddisfatti, anche perché non avevamo nessuna garanzia. Esatto. Perché quando uno cerca non vuol dire che trova, cioè vuol dire che cerca. Io allora vi auguro un buon rientro, Grazie. Alla prossima. e poi soprattutto non è un addio ma una No, arrivederci. arrivederci. Con il 5% di batteria chiudiamo il video, l'esperienza è stata
è stata veramente bella, come dicevamo anche a Matteo, è stato bello proprio il fatto che era completamente diverso da loro, di tutt'altra esperienza, è stata fantastica e ci siamo divertiti e torneremo come già vi abbiamo detto durante il video. Quindi nulla, come sempre vi ricordiamo di lasciare un like al video, di seguirci su Instagram per avere tutti gli spoiler per i prossimi video che pubblicheremo. E nulla, bella raga. Guidare lui. No dai, è duro. diamogli una mano, poverino. Io sto già per vomitare, Ma non avevamo neanche cominciato. Adesso si svolta. Fabio si svolta questa cosa. No, adesso vomito. No, Fabio.